Vediamo come funziona il comando offset. Nelle curve andiamo a creare un rettangolo, quindi andiamo sul rettangolo per 2 punti, andiamo nei vettori, creiamo un punto, colleghiamo questo punto al primo selettore, creiamo un number slider, quindi un elemento che ci permette e colleghiamo, quindi gli diamo gli stessi valori alla x e alla y e colleghiamolo semplicemente al selettore B, in modo tale che il punto in basso resta sempre fermo, mentre invece variando queste coordinate cambia soltanto quest'altro punto. Andando nelle curve, nella sezione utilità, qui abbiamo il comando offset. Abbiamo vari tipi di offset, offset delle curve, offset delle superfici. Prendiamo offset delle curve e posizioniamolo in questo modo. Normalmente in Grasshopper i componenti possono assumere dei colori diversi, possono essere grigi, possono essere arancioni e possono essere rossi. Quando sono grigi vuol dire che il comando funziona correttamente, quando sono arancioni vuol dire che sono in attesa di un'informazione, di un comando per poter lavorare, invece quando sono rossi indicano un errore, cioè che sono stati collegati a qualcosa, diciamo, che non è congeniale rispetto a quello che loro farebbero normalmente. I componenti sono la curva, quindi la curva che deve essere sottoposta all'offset, la distanza di offset, il piano nel quale si deve creare l'offset e l'eventuale diciamo raccordo degli spigoli che è indicato tramite quei numeri 0, 1, 2, 3 e 4. La cosa più importante quindi inizialmente è quella di andare a collegare la curva, quindi prendiamo il rettangolo e lo colleghiamo a questo elemento. Vediamo che lui immediatamente inizia a fare un offset perché la distanza impostata qui dentro è pari a 1. Andiamo a creare un number slider, colleghiamolo alla distanza e vedete che abbiamo la possibilità ora di definire il valore dell'offset. Se volessi che l'offset può essere anche interno, devo andare a variare il range del number slider, cioè la possibilità del number slider di indicare anche valori negativi. Per fare questo faccio un doppio clic su distanza e all'interno di questo parametro come minimo vado a impostare un valore negativo di -1, confermo con ok e ora andando a spostare questo elemento in negativo vedete che l'offset avviene all'interno. Un altro offset molto comodo e utile da utilizzare lo troviamo sempre in utilità e sarebbe questo offset curve loss. Lo inseriamo, colleghiamo con la curva e qui abbiamo un valore unico di distanza, quindi lo vado a collegare a questo elemento e quindi ho un'unica distanza
da settare, quindi rispetto all'altro è molto più comodo e molto più veloce da utilizzare.